Ciao, in questo video vedremo questo riscaldatore ad induzione, un ZVS, che mi ha segnalato un iscritto al canale, che è in vendita su AliExpress a soli 5 euro, anzi meno di 5 euro si trova. La cosa mi ha incuriosito per il costo e per l'efficacia, dopo andremo a vedere, è veramente efficace. Si crea un campo magnetico dentro nella bobina, questo è un oscillatore, si chiama di Royer, va in oscillazione, qui si crea un'alta frequenza, la quale permette di riscaldare qualsiasi oggetto messo all'interno. È utile per temperare dei piccoli oggetti o per svitare dei bulloni, dei dadi arrugginiti da tempo che non si riescono a svitare, mettendoli proprio all'interno di questo induttore. Andiamo a vederlo in pratica. Questo è l'oggetto, è composto da due parti, la scheda principale col morsetto di alimentazione da 5 a 12 volt e il morsetto d'uscita con la sua bobina di risonanza. Sotto vediamo i due condensatori da 0,33 microfarad 630 volt, alternata 1200 volt in corrente continua. Supportano una frequenza di 50 kHz, quindi sono condensatori un po' particolari. Questo è il codice del prodotto. Oltre a chiamarsi riscaldatore a induzione, viene chiamato ZVS, che vuol dire Zero Voltage Switch. Ho ricavato il suo schema, che è questo. Ci sono due MOSFET, che sono i componenti principali, i morsetti d'uscita, in mezzo non c'è collegato nulla in questo caso. I due MOSFET, quando chiudono, portano a massa a quel punto qui. Come funziona il circuito? All'accensione va in conduzione casualmente uno dei due MOSFET polarizzati da queste due resistenze. Poniamo che vada in conduzione questo, chiude qua, porta massa a quel punto qui. Questo punto qui andrà negativo, quindi automaticamente tiene spento questo MOSFET. Nel ciclo successivo chiuderà questo, il quale terrà spento l'altro MOSFET, quindi i due MOSFET non andranno mai in conduzione. Poi si formerà una risonanza tramite questa induttanza e i suoi condensatori, che determinerà la frequenza di switching. La commutazione avviene sullo 0, infatti si chiama ZVS. Lo danno per 120 watt. Abbiamo anche un LED d'ingresso, delle resistenze di gate da 10 kg con uno zener di protezione, in maniera che sul gate non ci sia mai. In genere sono zener a 12 volt, io non li ho potuti misurare, andrebbero tolti per misurarli. L'induttanza secondo me andrebbe saldata il più vicino possibile qua ai piedini dell'induttanza. Vediamo adesso, giusto per accendere, se si riesce a far entrare l'induttanza nei morsetti e a serrarli. Poi qui gli metto dei pezzettini di filo, perché poi ci vado con dei coccodrilli e del cavo abbastanza grosso, perché la corrente sarà dell'ordine dei 5-6 ampere. Sono stretti i morsetti collegati ai miei coccodrilli. Adesso lo alimento, parto da 9 volt, lo limito a 5 ampere giusto per vedere se sta acceso. Vediamo un po' che assorbimento mi dà, così a vuoto. No, qui va in limitazione di corrente, già 5 ampere, mi sembrano un po' troppi. Questi sono 120 watt, potrei fare, a esagerare, 10 ampere, 9 per 10 sono 90 watt. Lo porto a 10, non deve andare in limitazione a 10. Provo un attimo. No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, è come se ci fosse un MOSFET sempre chiuso e non parte l'oscillazione. Adesso voglio andare con l'oscilloscopio sui due gate, li collego, poi lo vediamo insieme, perché c'è qualcosa che non va. O mi hanno filato un fake o c'è qualche problema qui sul circuito. Ho collegato le due sonde dell'oscilloscopio sui due gate, quindi sono in quella posizione qui con un canale e in quella posizione qui con l'altro. Do tensione, vanno entrambi a 1, quindi c'è qualcosa che non va. Provo a togliere l'induttanza, almeno un capo, do alimentazione, vediamo come si comportano. Vanno tutti e due a 1. Voglio mettermi qui sui drain. Se qui va a 1, questi vanno tutti e due in conduzione. Vuol dire che non stanno funzionando bene questi due diodi, che dovrebbero bloccare quell'altro MOSFET. Ho messo le sonde dell'oscilloscopio sui due drain, quindi sono qui al posto della bobina.
in effetti sale alla tensione di alimentazione che scende in limitazione a 3,6 volt. Quindi c'è qualcosa che non sta funzionando bene. Sembrerebbe che vadano in conduzione tutti e due. Potrebbero essere quei due diodi qui che magari non sono dei fast, o i due MOSFET che hanno problemi. Vediamo con la termocamera, vedo già che un MOSFET è più caldo dell'altro. Provo a dare tensione, in effetti si scaldano tutti e due, 60 gradi, quindi sono in conduzione. Infatti si scaldano leggermente anche le induttanze. Vorrei provare a togliere una delle due resistenze e a quel punto lì si dovrebbe spegnere un MOSFET. Poi provo a tirar giù i due diodi, provo questi due diodi. Ho tolto una delle due resistenze, una di queste due, quindi un MOSFET mi aspetto che non conduca perché non è più polarizzato positivamente, è polarizzato verso massa tramite la resistenza 12K. Do tensione, vanno sempre su tutti e due, vediamo ancora con la termocamera, do tensione, in effetti sta scaldando solo uno, sta scaldando solo un MOSFET, quindi è giusto. Quello che vedo è la tensione di alimentazione in questi punti qua. Rimetto le sonde sul gate, dovrei vedere solo uno dei due MOSFET che va in conduzione. Sono sul gate con l'oscilloscopio, ho rimesso anche l'induttanza, do tensione, in effetti si polarizza solo uno. Quindi il problema è che non si avvia l'oscillazione perché questi diodi probabilmente hanno problemi. Ho tolto uno dei due diodi veloci, uno di quei due qui, proviamo col multimetro. Il diodo è buono, proverei a montare dei diodi più veloci che ho in giro io. Le cose che ci vogliono dei diodi che supportano 1000 volt. Io in giro dei diodi US1M che dovrebbero andare bene. Vediamo la tensione di giunzione, è uguale all'altro. Provo a montare due dei miei a vedere se cambia qualcosa. Ho cambiato i diodi con questi ma non è cambiato niente. Adesso ho tolto lo Zener, SMD l'ho misurato, è 11,6 volt, quindi è corretto, quindi presumo che non entri in risonanza l'induttanza con i condensatori. Ho scoperto finalmente il problema, è il soft starter dell'alimentatore, cioè se io do tensione in questo modo lo switching diciamo parte, mentre invece se la corrente assorbita è 2 ampere. Invece se lo accendo dal pulsantino c'è tipo un soft starter, quindi la corrente scende gradatamente e non avviene, infatti così si blocca, non c'è la partenza, non essendoci la partenza lui si blocca, quindi bisogna fare attenzione che l'alimentatore non abbia questi sistemi di avvio graduato, se no l'oscillatore non parte. Quindi ritorniamo nella condizione in cui parte l'oscillazione. Questo particolare oscillatore si chiama oscillatore di Royer, infatti vediamo i gate che non sono mai in conduzione contemporanea. Se io sul giallo e lo abbasso, portiamo alla stessa altezza, vediamo che si scalda, prendo la termocamera, anche a vuoto vediamo che scalda parecchio, siamo a 100 gradi, anche i cavi sono 100 gradi, adesso spingo e poi proviamo a inserire un chiodo all'interno. Accendo il tutto, metto un chiodo dentro, spengo la luce, anche l'altra luce, spegniamo tutte le luci, vediamo, qui cambia qualcosa, sì, un pochino cambia, sì, lo vedo diventare rosso, si intravede lì, quindi funziona alla perfezione. Quindi questo qui va bene per temperare qualcosa o per smollare i bulloni arrugginiti che non si smollano. Perfetto. Volevo adesso rimettere i diodi che ho tolto per vedere se cambia qualcosa. Ho rimesso i diodi originali, ho collegato adesso la sonda, le due sonde sull'uscita, in pratica sono qui in parallelo all'induttanza, come se fossi qui sui drain dei MOSFET. Do tensione, ecco qui le tensioni, il picco arriva su 10, 20, 30 volt, siamo a 30 volt circa di picco. Provo a cambiare la tensione di alimentazione, metto un 5 volt, vediamo se parte anche a 5 volt. Sì, funziona anche a 5 volt. Adesso non è triggerata perché il trigger è troppo alto. Eccolo qui. Portiamolo a 12, che è il massimo dichiarato funzionante.
Infatti adesso la tensione arriva su anche a 40 volte. A vuoto, faccio vedere, a vuoto siamo a 1,5 ampere, 18 watt a 12 volte. Vediamo se infilo il chiodo, così siamo a vuoto, così col chiodo dentro sale a 3,8 ampere, se tolgo il chiodo 1,5 ampere. Perfetto. Vediamo adesso che frequenza oscilla. Sono 215 kHz, quindi molto di più di quello che pensavo. Io quando ho ricavato lo schema sono andato a cercare l'oscillatore Royer e li davano per 50 kHz, invece siamo a 215 kHz. Vediamo se inserisco un oggetto all'interno, se cambia la frequenza. No, cambia un po' la forma, ma la frequenza rimane invariata. Non l'ho detto prima, ma la bobina, come hai visto, l'ho soldata direttamente qui vicino ai terminali dell'induttanza, in maniera che c'è meno resistenza della pista, specialmente di questo morsetto qui che è molto esile. Questo circuitino, se lo usi, devi collegarlo con dei cavi abbastanza grossi, da 1,5 mm di sezione, e è meglio mettere sul più o sul meno un interruttore, in maniera che se c'è un alimentatore tipo il mio che ha la tensione la fa servire lentamente, non ci sia il problema di blocco. Quindi tutti i componenti montati sono perfettamente funzionanti, non sono fake come credevo io all'inizio. Mi ha appunto ingannato il soft starter dall'alimentatore. L'autocostruzione di questo oggetto è sempre difficile per trovare i valori corretti di risonanza tra questa bobina e queste qui serie, più trovare i condensatori adatti che resistano a frequenze elevate, perché sennò il primo componente che si danneggia sono quei condensatori qui. Come hai visto, con pochi euro riusciamo ad avere un dispositivo molto utile, performante, piccolino, portatile. Bisogna solo fare attenzione, come ho detto, all'alimentatore che non abbia quel soft starter, quindi che non dia una tensione progressiva, altrimenti l'oscillatore Royer non parte. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!